Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Gregory. Buongiorno, buongiorno a tutti. E della sua auto, una Ford Kuga 1500 turbo diesel, 120 cavalli. Un'auto bella, spaziosa, cambio automatico, è la versione ST Line, quindi la versione più accessoriata. Tra le più accessoriate, sì. Tra le più accessoriate. Non vedete cromature perché l'ST Line è tutta con bordi cromati, cioè tutti i bordi nero lucido o nero opaco, quindi non vediamo cromature, più sportiva, più bella secondo me, tante cromature che poi fanno anche il riflesso quando si sta guidando. Gregory, perché l'hai scelta? Ma per un semplice motivo, sono entrato in concessionaria, ho chiesto se avevano una macchina a disposizione e mi hanno detto guarda, è quella là. Mi sono seduto dentro e quando mi sono seduto l'ho sentita mia. Comodissima, spaziosa, l'ho provata, ho fatto proprio il giro della concessionaria e da là ho deciso di acquistarla. Bene, prima che auto avevi? Prima avevo un monovolume, una Citroen C4 Gran Picasso, anche quella ultra spaziosa, però ormai era arrivata alla fine dei suoi giorni. E che motore aveva la... Aveva sempre un 1600 da 116 cavalli. Cambio automatico anche quello, se non sbaglio. Robotizzato. Robotizzato, quindi è una cosa diversa. Sì. Bene, come consumi? Parliamo subito di consumi, giusto per diciamo quello che ci interessa più di tutto. Allora, come consumi, io prendo sempre come riferimento la moglie. La moglie accende la macchina, va nel posto di lavoro, 2 km, ho una media, siamo sui 17 con un litro, 16,8, 17. Però dopo quando andiamo in giro, non so, mi metto in autostrada o tipo vado anche in Croazia, ho una media tra i 22 e 23 con un litro. Wow, 22-23 in 4 su, perché sì, la in famiglia 4, sì, perché noi siamo in 4. In 4, quindi e valigie, perché se andate in Croazia, sì. se andate... Sì. È una buona media per un SUV così grande, nel senso che adesso io ho provato alcuni SUV ibridi e siamo intorno ai 17, 18, 19 proprio a farla, però una macchina da 4,60 metri e passa, con queste medie qua e anche come peso pesa, sì, adesso non mi ricordo quanti quintali sono, però è un'auto che pesa, bene, molto bene. Come spazio, arrivando da un monovolume, avendo una famiglia, non ci sono problemi da quello che ho capito? No, come spazio perfetta, se proprio devo trovare un piccolo difetto rispetto a quella di prima, su quella di prima potevo caricare valigie a pieno, qua magari una in meno, però ci sta, l'altra era un monovolume e questa no. Esatto. Bene, adesso andiamo a vederla un po' come è fatta, i vari accessori di questa versione qua, ci sono alcune chicche che ho visto così non male, poi se riusciamo facciamo una breve prova su strada per vedere come va il cambio automatico, ha varie modalità di guida perché ha l'economico, sport eccetera, e anche quello lì andremo a vederlo e poi facciamo le conclusioni. Eccoci qua, partiamo dal frontale, bello, grintoso, veramente un bel frontale. E ho notato subito che a differenza delle Kuga prima di questo modello qua erano più dritte, più tipo diciamo dei SUV, ma qui abbiamo una linea un po' più, secondo me, monovolume, station wagon, ma allo stesso tempo rialzata, è una bella linea, perché è veramente bella. E adesso capisco perché te ne sei innamorato, perché vista anche così, questa posizione qua, questa angolatura qua, è molto molto bella. E poi ci sono questi fari a LED, perché sono completamente a LED se non sbaglio, vero Gregory? Sì. Sia in posizione che gli abbaglianti, che gli anabbaglianti. Tutto LED. Tutto a LED. Se non sbaglio anche il fendinebbia è a LED. Mi sembra di sì. Ti sei accorto delle differenze tra un faro a LED e quello che avevi prima sulla Citroen, che di sicuro non era a LED? Giorno e notte, veramente con i fari a LED hai tutta un'altra illuminazione, vedi la strada in modo diverso, molto, molto più limpido e vedi anche più distante. Quindi non è solo essere figo avere a LED, ma secondo me è anche una questione... Si vede la differenza. La differenza è anche la sicurezza, di sicuro c'è... Sono belli comunque, veramente fatto bene sto faro qua. Molto molto bello, e anche il davanti a me piace tantissimo, con questa griglia, c'è solo griglia praticamente e i due fari, bella, bella, la linea è veramente bella, anche vista lateralmente così, vetri oscurati, ha una bella linea. Infatti mi sono innamorato subito appena l'ho vista.
No, no, beh, capisco perché ti sei innamorato, cioè, ha proprio una bella linea. Cerchi, se non sbaglio, da 18, Cerchi da 18, bruniti, quindi un bel colore, questo qua è antracite, ruote 225-60 raggio 18, sì. adesso abbiamo le ruote invernali, se non sbaglio. Sì, adesso sono invernali. Ok, e tra un po' bisognerà cambiarle. Ho già l'appuntamento. Va bene. E quindi là un po' di soldini vanno via. Già. Una bella ruota. Bene, poi abbiamo vetri oscurati anche l'antenna Shark, come vedete, che anche questo dà un tocco di sportività, molto carina. E vista da dietro si presenta così. Doppio terminale di scarico, che non sono finti, questi terminali qua. No, sono questi sono veri. Sono terminali veri, come vedete, che viene riproposto qua. Te lo ripeto, motorizzazione 1500, turbo diesel, 120 cavalli. Ha i sensori per i sensori di retromarcia, Sì, telecamera. anche telecamera, sì, qua. La scritta Kuga così, bella. E vetri oscurati, cioè vista da dietro così fa la sua bella figura, di sicuro. Bene Gregory, se vuoi vediamo un attimo il bagagliaio, magari misuriamo Sì. il bagagliaio per aprirlo. Per aprirlo con il piede, quindi Wow. hai le borse tranquillamente, non serve che le appoggi, apri direttamente e questo è il bagagliaio. Chiavi in tasca. Vedo che la cappelliera viene su direttamente col... Sì. Bella questa. Questa sia una bella invenzione secondo me che aiuta tantissimo perché non devo stare là a togliere la cappelliera se ho delle borse appunto più alte, ma si alza già insieme. E dopo comunque è flessibile, è e si alza. Sì. Questa è una bella cosa secondo me. Bagagliaio bello ordinato, come vediamo. Sì, non ha tutto rifinito in moquette e anche qui il piano è tutto rifinito molto molto bene. Luci a LED anche dietro, Sì. uno di qua. Poi abbiamo, queste sono le per abbassare, direttamente i sedili. Quindi da qua abbasso. Da qua io tiro Basta. e lui si abbassa. Già pronto. Sì. Piano strappiato, perché, cioè da questo punto di vista qua a me sembra un monovolume. Sì. Non lo vedi come un crossover ora, perché sembra veramente un monovolume. Sì. Molto molto bene. Di qua abbiamo l'altra leva per abbassare gli altri due sedili, presa 12 volt, alcuni ganci per se vogliamo mettere la spesa e qui un piccolo pozzettino dove mettere dentro qualcosa che non è mai troppo. Qui dietro, se non sbaglio, c'è anche il subwoofer, sì? Perché questo ho visto ha un impianto BEO, un impianto di qualità molto molto alta. Ed era già di serie anche questo. Questo di serie, sì. Tutto di serie. Sì. Molto molto bene. E Gregory, diamo una misurata magari al bagagliaio giusto per dare due dati a chi sta guardando il video. Misuriamo un attimo la profondità. Allora, se andiamo in profondità, teniamo conto da qua. Siamo intorno agli 86 cm. 86 cm di profondità, una larghezza di 100, quasi 105, 104 e mezzo. Buono. E un'altezza dalla cappelliera. Teniamo conto, allora da qua, da dove scende la cappelliera siamo 65, però se ci alziamo proprio alla parte più alta, alla bocca diciamo, sì, siamo a 77 cm. Bene, 77 cm è una bella bocca. Però la profondità ha un trucco, perché questi sedili qua scorrono come sui monovolume. Quindi aumentiamo la capacità scorrendo. Andiamo a tirarlo avanti. Vedete? Si crea uno spazio che lì c'è un buco che possiamo andare a mettere, non so, gli ombrelli, quelle cose là sul viaggio. Altri 15 cm. Altri 15 cm. Quindi da 85 che eravamo andiamo a 100. Bene. Sì. Cioè, vuol dire, queste cose qua, queste soluzioni monovolume, secondo me sono molto molto interessanti. E l'auto in questo caso qua servono queste cose. Quando porti via una lavatrice, devi portare via, non so, quando devi fare un carico eccessivo, sono veramente utili. Qua di spazio ce n'è veramente. Allora vi faccio vedere un attimo l'auto anche da dietro, così, come è fatta, e poi andiamo a vedere gli interni, vedete? È ben rifinita, tutti i sedili in pelle, tessuto tipo Alcantara, e bella bella bella, tetto nero e plafoniere. Ecco, vedete già da qui le maniglie per gli occupanti sono per tutti e quattro gli occupanti.
non è una cosa scontata, perché sono sempre più rare queste cose qua. Adesso proviamo magari a salire dietro, facciamo vedere l'abitabilità e poi vediamo gli interni davanti. Prima di salire dietro, volevo farvi vedere che per chiudere il bagagliaio si può chiudere sempre con il piede. Sì. Proviamo un attimo se funziona. Eccoci qua. Molto comodo anche questo, perché magari sta piovendo, cose del genere, un passaggio E via, e e si l'auto è chiude. chiusa. Adesso saliamo dietro, vi faccio vedere lo spazio che c'è all'interno. Gregory è alto 1,80 m. 1,86. 1,86, quindi il sedile è posizionato di guida è posizionato sulla sua posizione e proviamo a vedere dietro come si sta. Bene, adesso Gregory prova a salire dietro, te lo ripeto, lui è alto 1,86 m, il sedile è impostato sulla sua misura, quindi così, e guardate, ce n'è, e anche sulla testa. e anche sulla testa comunque ce n'è. Luce, come vediamo qui, a LED, quindi illumina le gambe o dove devo illuminare, che è la posizione più giusta. Torno a ripetere, le plafoniere lì sono giuste, non messe dietro che ti fai ombra con la testa, che non capisco il senso. Poi abbiamo due prese, scusate, abbiamo le due bocchette dell'aria e due prese USB, uno USB-C e uno USB 2.0, quindi posso caricare quello che voglio e anche al massimo della velocità. Abbiamo delle tasche sui sedili, qua per appoggiare quello che vi serve, e tutto quello che serve ce l'abbiamo. Abbiamo anche un bracciolo centrale, ho visto, che ci si può appoggiare tranquillamente o ti metti i tuoi bicchieri. Per fare un bel viaggio qua, comodo, molto molto comodo. Sì. Vedete i sedili che belli che sono, tutte con le cuciture, con l'impuntatura rossa, tutti in pelle, e qua poi abbiamo questo tessuto qua morbido e bello, e penso sia anche facile da lavare. Sì, beh, per quello è semplicissimo, perché comunque avendo anche due ragazzi sono ancora perfetti. Perché comunque l'auto non abbiamo detto che ha già più di un anno. Sì, ha 1 anno e 4 mesi. 1 anno e 4 mesi e 20.000 km. 20.000 km. 20.000 km. Quindi abbiamo già dei dati abbastanza reali che ci possono dire la vita dell'auto. Anche qui vedete la porta tutta rifinita con questo materiale qua dove andiamo a appoggiare il braccio sempre in pelle con le cuciture rosse. È una cosa che mi fa, che non capisco perché tutte le auto non le mettono, sono queste lucine rosse qua che servono per far vedere l'ingombro dell'auto se apriamo la porta. Non tutti lo mettono, non capisco perché, per risparmiare, per cosa, boh. Comunque la porta è così vista da dietro. Eccoci qua, andiamo a vedere la porta del guidatore. Come vedete questa rifinitura qua simile fibra di carbonio praticamente, rivestita bella, da un tocco di sportività. Qui la maniglia cromata per chiudere le porte, 4 finestrini elettrici, specchietti retrovisori elettrici e tutto quello che serve c'è. A me piace tantissimo queste onde che gli hanno fatto qua, dà un bel senso. Qui è tutta plastica morbida, qui sotto un po' più croccantina, ma qui è dove si pulisce di solito con la spugna e quindi viene pulito in un secondo. Abbiamo anche qua la luce d'ingombro, che non è poco, ce le hanno su tutte e 4 le porte praticamente. Qui abbiamo i nostri tasti per quanto riguarda i fari e la luminosità. Questo è per aprire il bagagliaio, sì. Gregory? Sì. E poi da qua dentro si apre in automatico il bagagliaio. Quindi direttamente da qua, o con il piede, o con il tasto, o con tutto quello che serve. Qui abbiamo invece per aprire davanti il cofano, per vedere il cofano motore, la pedaliera è fatta così, e mi piace tantissimo anche questo qua, questa rifinitura qua in pelle lì, che abbiamo sempre con le impuntature rosse. Sedili elettrico, solo quello del guidatore se non sbaglio. Solo guidatore. Ok, e il sedile poi è fatto così, visto da intero praticamente. Molto comodo, quel poco di strada che abbiamo fatto l'ho sentito molto molto comodo. Bracciolo centrale, con lì poi abbiamo degli spazi dove andare a mettere dentro non so, il portafoglio, l'acqua, eccetera. Qui vediamo il cambio automatico che è un rotore, eccoci qua, vedete come è fatto il cambio automatico. È un cambio 8 rapporti, Gregory, se non sbaglio. Sì. E adesso andiamo a vedere un attimo gli interni, il cruscotto che è particolare. Allora, abbiamo un display da 8 pollici
e qui invece davanti abbiamo un 12 pollici. Adesso andiamo a accendere e vedere. Qua abbiamo il nostro volante, anche qui tutta in pelle, sempre con la cucitura rossa, è molto ben finita, cioè ci sono tanti particolari che si vede che l'hanno curata molto quest'auto. Questo è il nostro volante visto quando ci si siede in auto. Gregory, mi puoi spiegare un attimo qua tutti questi tasti? Allora abbiamo il cruise control, Sì, quindi vado a impostarmi la velocità e me la mantiene costante. Abbiamo il limitatore, quindi non supero tot velocità, alzo e abbasso le velocità e con questo disinserisco tutto. Abbasso, alzo il volume e tolgo il volume. ok, quindi invece dall'altra parte, di qua, su questi tastini Dall'altra qua, parte abbiamo per rispondere al telefono e dopo la parte del menu, quindi entro dentro nel menu del... quindi posso comandare direttamente da qua Sì, tutto il nostro... infotainment. Ok, qua abbiamo il nostro display, qua abbiamo sempre il volume fisico, Sì, bella cosa, fisico. bella questa qua. E qua abbiamo il sintonizzatore, quindi come le auto audio avevamo un sintonizzatore, anche qua sempre fisico, e qua avanti e indietro, questo posso farlo sia da qua che dal touch, penso, no? Sì. Sia un doppio Sì. bocchette dell'aria. Qui abbiamo il climatizzatore automatico bizona, quindi destra e sinistra. Sì. Abbiamo anche il caricabatterie wireless, induzione. No, su questo modello no. Su questo modello qua no. E presa USB-C, presa USB, 12 volt, quindi completissimo. Vedete qua il cambio bello, questo rotore qua, una volta che si prende mano penso che sia molto pratico. Sì, Se non sbaglio il Citroen ce l'aveva qua, vero? sì, aveva la levetta. Sì, Che anche sul lì volante. com'era? Ma quando ti abitui non ha nessun problema. Logico che magari le prime volte... Magari te accendi i terzi. Bravissimo. Vedo che ha anche il cambio anche qua dietro. Sì, perché quella M che vedi sul rotore, Sì. manuale e dopo il cambio alle palette. Ah, quindi puoi cambiarlo direttamente da qua, Sì. meno e più. Sì. Bella, così sì. E poi qua abbiamo tutti, sì, start and stop, sensori di parcheggio E i vari assetti. e vari assetti, che dopo andiamo a vedere perché ha varie modalità di guida, che non è per niente male. Qui, questi sono gli interni, vedete qui viene riproposto che le casse sono BEO, quindi un impianto audio veramente performante, molto molto bene. Qua abbiamo tutti i nostri interni, eccoci qua. Le cinture sono regolabili in altezza, anche queste sono cose che sembrano scontate, ma non è così scontato. Il cielo è tutto nero con le maniglie e qui poi abbiamo la nostra aletta parasole che è illuminata, anche questa qui. È ben rifinita. Qua il tasto SOS che ormai è obbligatorio. Qui abbiamo tutti gli ADAS, telecamere per le distanze, quelle cose là, quindi specchietto così. E questo, facciamo un giro per vedere il retro come è fatto. Bene, adesso volevo farvi vedere un attimo quanto riguarda i display come sono fatti e poi andiamo a fare una prova su strada. Allora, per accendere l'auto Si schiaccia il freno e il pulsante. Pulsante accensione, cambio, adesso noi facciamo retromarcia. Retromarcia. Eccoci qua. Qua abbiamo le telecamere di retromarcia con tutti i sensori eccetera, ci fa vedere come è fatta la strada e qui abbiamo dove stiamo andando praticamente. Eccoci qua. E adesso vi facciamo vedere un attimo qua come è fatto il display e come funziona tutto quanto il nostro cruscottino. Quindi partiamo magari dal cruscotto e far vedere le varie impostazioni. Sì, allora qua adesso siamo in guida normale. Ok, normale. Dopo ho la possibilità di portarla in eco. Quindi consuma Quindi meno. vado a ridurre ancora ulteriormente i consumi. Ok. Dopo dall'eco la portiamo in sport. Quindi qua vado a aumentare i consumi. Il cambio cambia? Cambia tutto, cambiano i giri, cambia tutto. Qua si sente che ha più grinta. A differenza proprio dell'eco. Sì. Lì vedete i consumi che ci sono adesso in media che sono 16,8 km con un litro dopo 20.000 km, ecco. Sì. Sì. E i classici 2 km da casa al lavoro. Esatto. Quindi veramente per il peso che ha l'auto, secondo me, siamo degli ottimi consumi. Bene, poi così Dal allo sport. passiamo alla bassa aderenza. Ok, quindi se abbiamo dei fondi scivolosi oppure nevicato, Sì. eccetera. E dopo abbiamo l'ultimo, che è assistenza su neve e sabbia. Ok, quindi qua poi ci sarà un gioco di elettronica che va a mettermi sempre... Vedete che lo sfondo è anche diverso.
Sì. Cambia completamente lo Su sfondo. ogni assetto cambia lo sfondo. Ok, e vedo che c'è l'antislittamento, va in automatico in off. In off, sì, perché se no Ah. sulla neve non ti muovi più. Esatto, si blocca là. Sì. È molto interessante questa cosa qua. E tutto si cambia con questo Con tastino questo qua, pulsante qua. che cambiamo direttamente. E vedete che cambiano sia gli sfondi, che di solito tu la usi Normalmente io la uso in normale, quindi classico, e ho i consumi che vi ho detto prima. In Eco onestamente l'ho fatto solo il primo giorno che l'ho portata a casa, avevo un consumo di 26-27, però appena portata fuori dalla concessionaria. Sì. Qui poi abbiamo il nostro display che ci fa appunto la radio, ha anche Android Auto, sì, o Apple CarPlay. Sì, tutti tutto e due, qua. abbiamo tutta la parte del telefono, abbiamo il navigatore, Okay. le varie app che vabbè adesso non c'è niente perché non è sincronizzato, e vabbè le impostazioni per tutta la parte di gestione dell'auto. Ok, qua guida assistita, che sono le cose più interessanti secondo me, che andiamo a... mettiamo così, vedete un po' uno sfarfallio, ma è dovuto al refresh del... ecco, così forse non si vede più, o si vede molto meno. E qui abbiamo la guida assistita, che è tutto quello che parlavamo prima di ADAS, quindi sistema mantenimento corsia, assistente anticollisione, telecamera posteriore, controllo trazione, altre robe. No, dovrebbe... questo qua. Sì. Quindi abbiamo tutto quello che serve per l'assistenza alla guida, quindi completo di tutto. Mi sembra che molto molto bene. Anche è silenzioso comunque, perché si sente una minima vibrazione del motore, ma per essere un diesel è molto silenzioso, anche perché comunque dal motore a qui ce n'è di spazio insonorizzare. Ne abbiamo. Sì, molto molto ben. Cioè, mi piace tanto anche queste impunture qua il discorso della fibra di carbonio è bella. Sì. Eccoci qua. Bene, adesso andiamo a fare una prova su strada e poi magari facciamo le conclusioni. Un particolare prima di fare la prova su strada sono queste lucine qua, che adesso Gregor mi faceva vedere, e ha detto di sera sono comode perché ti fanno vedere, sì, le metti... una bella illuminazione interna. Okay. Anche qui sotto? Adesso no, ma di sera sì. Qua c'è è tutto illuminato? Sì. Sì. Adesso stanno giocando tanto con il LED, con le fibre, così, perché sono importanti. E un altro particolare ancora che ho visto adesso è questa retina qua, per mettere il cellulare, tanto che sei alla guida, oppure sì, o qualche carta, qualcosa. Oppure se c'è qualcuno seduto in fianco, vuoi mettere, non so, dei crackers, qualcosa per mangiare, per portare in giro, puoi metterla tranquillamente. Poi c'è il vano qui, sì, se vuoi vedere... facciamo vedere tutto. Adesso ho gli occhiali, e questo vano qua è refrigerato. Anche refrigerato, quindi puoi mettere una bottiglietta di acqua. Sì, questo sì. Bene. Molto comodo. Sì. E dopo c'è il gommino là, che qua è tutto in gomma. Sì, se devi mettere le chiavi, portafoglio, qualcosa, monete. Sì. E un'altra cosa, il bracciolo è anche se ho necessità lo tiri avanti. Intanto avanti, sì. Sì, buoni 10 centimetri. Un bel spazio, sì. Buono, molto comodo questo. Ok. Eccoci qua, partiamo in modalità normale. Quindi il cambio, eccolo qui. Adesso noi stiamo un attimo zitti, sentite il motore. Non si sente, cambia anche molto in basso. È bella silenziosa. E anche come buche molto molto bene. Bella però comunque, perché i sedili sono molto comodi, climatizzazione bizona, cambio automatico, che secondo me quello lì è uno dei comfort più grandi che si può avere. Adesso siamo a 60 km all'ora e siamo a 1400 giri. Abbiamo anche comunque il rilevamento dei segnali stradali, vedete che lì mette il limite di 50. Vediamo anche l'autonomia e vista in guida così. Anche questa a fare un viaggio, no Gregory? Stai veramente comodo, arrivi che non sei stanco, sei rilassato, senza nessunissimo problema. Proprio anche un bel sedile, proprio sono sportivi ma comodi. Sì.
belli, ergonomici, stai ben seduto, sì. Io che ti soffro, avvolgono proprio. sì, veramente sono belli comodi. E anche se hai cerchi da 18 io non sento tanto, perché è una ruota abbastanza Sì, alta. perché mi hanno spiegato che è l'ultimo modello delle ruote che, non so, gli hanno fatto Hanno alzato la sì, spalla la così, spalla. in modo da aumentare il comfort, ecco. Magari è un po' meno sportiva, però cioè, l'auto deve essere anche comoda per viaggiare, insomma. Bene. Adesso che l'auto si è scaldata un po', mettiamo in modalità sport, Sport, quindi cambia, eccoci qua, andiamo a cambiare il cruscotto, come i vedete, giri sono già cambiati, i giri del motore, e anche la sensibilità mi sembra da... adesso cambia tutto. Buono. Ok, adesso proviamo un attimo a accelerare un po', e si ritira tanto più su, Sì. vedete siamo già a 100 all'ora, in un attimo. No, bel motorino, equilibrato e bene, molto bene. Sì, qua siamo a 100 all'ora, a 1700 giri. Sì, circa. Sì, ha già messo l'ultima marcia, che se non sbaglio questo qua è un 8 marce. 8 marce. 8 marce e 1700 giri a 100 all'ora. Penso che il 130 sarà a 2000, un poco più. Sì, adesso non sono mai stato attento, ma più o meno sì. Bene, adesso parcheggiamo l'auto e vediamo le conclusioni e ci salutiamo. Eccoci qua, siamo tornati dal giretto di così, giusto per farvi vedere come va l'auto, il cambio e quelle cose lì, anche per portarvi un attimo a conoscenza. Penso che l'auto è bella, sia piaciuta, a Gregory Sì, è contento, sì, come abbiamo detto dall'inizio, anche perché si compra un'auto? Si compra perché deve piacere, devi sentirtela, come hai detto te, sì, la devo sentire mia, la devi sentire tua, Sì. è comoda. comoda e sicura. E poi i consumi, che qui abbiamo un bel risparmio, perché comunque... Ma c'è anche la versione, se non sbaglio, ibrida di questa Sì, qua. fanno anche la versione ibrida, logicamente ha un costo diverso, siamo sui quasi 12.000 euro in più. Mazzate. Quando li ammortizzo, onestamente, 12.000 euro sono tanti, cioè non so quanti chilometri bisogna fare, anche perché come consumi consuma in autostrada penso consumerà di più. Consuma qualcosina di più di questa, perché comunque ha il pacco batteria e sì. pesa quello. E dopo soprattutto è un 2005 se non sbaglio, Sì. benzina, e penso che magari in città, se uno abita in città sì, ma qui per quello che usiamo noi secondo me è meglio ancora il turbo diesel, fin quando si trovano. Sì, onestamente sì. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile. In caso mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto notifiche. Ringrazio ancora Gregory per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!